Nero. Tutti i video importanti iniziano con lo schermo nero. E la musica tesa, da paura, che rende nervoso un genitore o uno spettatore impaziente. E il logo molto lungo e drammatico. L'angolo della Iena, ma perché non l'angolo di Alessio? Non lo so. Niente? Non vi ricorda nulla questa semicitazione? Oggi parliamo dell'eroe più figo e oscuro di tutti, ricco ma pieno di traumi, che si muove nella notte per sconfiggere sia i piccoli criminali che i temibilissimi supercriminali. Oggi parliamo di Batman, ma in versione Lego. Dai, cominciamo il video. Il film si apre con un divertentissimo monologo di Batman per poi mostrarci un aereo carico di svariati generi di bombe che chiede di poter atterrare nella città più pericolosa al mondo, Gotham City. Ovviamente sull'aereo c'è un intruso, Joker, il quale ha ordito un piano grandioso. Se il sindaco McCaskill non consegnerà Gotham nelle sue mani, lui e tutti i criminali più pericolosi in circolazione, quindi Enigmista, Bane, Catwoman, Pinguino, Due Facce, eccetera eccetera, la distruggeranno con una potentissima bomba. Il sindaco decide di consegnarsi al criminale, ma quando quest'ultimo pensa di avere la vittoria in tasca, ecco che McCaskill si toglie la maschera e rivela di essere, in realtà, Batman. L'eroe sconfigge tutti i criminali mentre canta una canzone che sottolinea quanto sia figo e forte. Quanto odio le parti cantate. E quando deve scegliere tra ciuffare, arrestare Joker e staccare il timer della bomba, sceglie la seconda opzione, dopo aver detto al criminale che per lui non vale niente e che l'unica persona al mondo che conta per Batman è Batman, ferendo profondamente i sentimenti del clown. Al ritorno a casa vediamo che ormai Bruce Wayne non esiste praticamente più nella vita dell'eroe, in quanto troppo preso da se stesso e dalla lotta al crimine. E questi vive nella totale solitudine, escludendo chiunque dalla sua vita, compreso Alfred, per paura di perdere anche un'ipotetica nuova famiglia. Intanto vediamo che Joker, terribilmente tormentato da ciò che gli ha detto Batman, scopre una cosa molto interessante. Anche Superman ha una nemesi, il generale Zod, e lo ha spedito nella zona fantasma dove vengono tenuti tutti i peggiori cattivi esistenti. La sera successiva Bruce è obbligato da Alfred ad andare alla festa di pensionamento del commissario Gordon, il quale lascia il posto a sua figlia Barbara, di cui Wayne si innamora subito. Nella stessa festa fa anche la conoscenza di Dick Grayson, un giovane orfano che chiede al miliardario se sarebbe disposto ad adottarlo, ricevendo una risposta distrattamente positiva da quest'ultimo, che in quel momento era concentrato su Barbara Gordon. Quest'ultima, durante il suo discorso, fa notare che Batman in tutti quegli anni, 78 per la precisione, non ha fatto chissà che cosa per la città, non avendo mai sconfitto definitivamente alcun criminale, e quindi annuncia di voler rimpinguare le forze di polizia così da poter pensionare anche il giustiziere. Alla festa fanno irruzione il Joker e i suoi alleati, ma invece di attaccare i presenti, questi si arrendono alla polizia, cosa che fa capire a Batman che la città non avrà più bisogno di lui. Convinto che il clown stia progettando qualcosa di più complesso, il Cavaliere Oscuro inizia a tenerlo d'occhio mentre questo si trova all'Arkham Asylum, e proprio qui riceve un aiuto assolutamente non involontario da un furgone con su scritto Zona Fantasma, e decide che l'unico modo per evitare che Joker faccia qualcosa di pericoloso sia esiliarlo nel luogo in cui si trovano tutti i peggiori cattivi. Arrivato nella Batcaverna, Batman inizia a studiare un piano per recuperare il proiettore della zona fantasma dalla fortezza della solitudine di Superman, e proprio qui scopre di aver adottato Dick Grayson. Decide dunque di sfruttare il giovane per recuperare il proiettore di nascosto mentre lui distrae l'uomo d'acciaio. Alla fortezza della solitudine scopre che la Justice League sta festeggiando l'anniversario senza di lui, e questo lo colpisce, ma non abbastanza da fargli perdere di vista l'obiettivo. Una volta recuperato il proiettore, Batman e Robin, così ha deciso di farsi chiamare Dick, cercano di entrare ad Arkham di nascosto, ma vengono subito beccati da Barbara, la quale non riesce però a fermarli, e questi riescono a mandare Joker nella zona fantasma. Molto bene Chris McKay alla regia, qui ha la prima esperienza in un lungometraggio ma ai tempi già direttore di molti episodi di Robo Chicken. Veramente molto bravo nella gestione dell'azione e dei momenti più intimi del Cavaliere Oscuro. Piccola novità per quel che riguarda i film e le serie animate. Qui vi dirò molto brevemente il mio punto di vista, da assoluto inesperto, sull'animazione, andando a sostituire la fotografia. Veramente molto bello visivamente, come era già il suo predecessore The Lego Movie, di cui questo film è uno spin-off, e veramente molto bella l'animazione, in cui vi è un miscuglio tra stop motion digitale e animazione digitale. Sì, è una tecnica piuttosto complessa, e dato che sarei estremamente incapace di spiegarvela in breve, vi lascio il link in descrizione del sito ufficiale Lego che vi spiega benissimo come funziona, in caso foste curiosi.
Pomposissime, maestose e fighissime le musiche di Lorne Balfe, compositore che ha spesso collaborato con un certo Hans Zimmer e che ha lavorato anche alle musiche di Bad Boys for Life tra i tantissimi. Per correttezza aggiungo che, pur riconoscendone la qualità, io non apprezzo mai le canzoni nei film, tanto che non riesco nemmeno a guardare i musical, soprattutto quando lunghe, come nel caso dell'orribile brano finale. Molto bene il sonoro, assolutamente nulla da eccepire. Altra piccola novità dei cartoni animati. Niente recitazione, ma solo doppiaggio italiano. Non vi parlerò di quello originale, a meno che non abbia visto il film anche in lingua inglese o comunque in quella nativa. Dunque, com'è il doppiaggio italiano? Avrei detto perfetto all'inizio, perché Claudio Santamaria trovo che sia addirittura meglio qui su Batman rispetto a quando doppiava Christian Bale nella saga di Nolan. E anche perché Marco Guadagno, doppiatore di Toby Jones e Matthew Broderick tra i tanti, per quanto non trovo che calzi perfettamente su Joker, fa un ottimo lavoro nel doppiarlo. Molto bene anche Roberto Pedicini, doppiatore soprattutto di Kevin Spacey e Jim Carrey su Alfred. Ma allora, cosa c'è che non va? Un nome. Uno solo che mi ha distrutto totalmente la visione del film durante le scene in cui è presente il suo personaggio. La comica e conduttrice, e quello dovrebbe continuare a fare, Geppi Cucciari su Barbara Gordon. Assolutamente inascoltabile, totalmente fuori tonalità e terribile nell'interpretazione. Io la adoro come comica, fa battute taglienti e sempre molto intelligenti, ma, per favore, vade retro dal doppiaggio, non è cosa sua in nessun universo. Un film che ha veramente tantissimi pregi, tra cui quello di mostrarci un Batman veramente solo e decisamente rotto dentro. Questo è un film d'animazione che fa certamente divertire i bambini, ma che sa anche colpire in profondità, sfruttando al meglio tematiche come l'importanza della famiglia e del non dover combattere le proprie battaglie da soli. Tutto questo grazie ad un'ottima regia, una bellissima animazione, una storia veramente molto divertente ma anche introspettiva, un citazionismo ai grandi classici sull'eroe davvero invidiabile e una colonna sonora veramente fighissima. Purtroppo in Italia abbiamo uno scivolone veramente enorme per quel che riguarda il doppiaggio e che fa scendere vertiginosamente la mia valutazione, perché mi è risultato veramente inascoltabile a tratti. Spero davvero che se dovesse uscirne un seguito ragionino un po' di più sulle scelte delle voci italiane. Qui non mi dispiacerebbe un recast. In ogni caso vi consiglio la visione di questo film senza nemmeno esitare un secondo. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao! Odio ammetterlo, ma la città ha bisogno di te. Sì, fammi uscire. Io ti faccio uscire soltanto ad una condizione. Spara. Non puoi fare tutto da solo. In fondo, che cosa potrà mai capitare? Insomma, di che cosa hai paura? Non so nemmeno perché hai deciso di tornare. Già, nemmeno io. Basta, non ce la faccio più.